progetto Ensemble è nato nel 2019 dall'esperienza che alcuni dei nostri partner del Flag Costa degli Etruschi avevano già realizzato su altri progetti internazionali. E l'oggetto del progetto è proprio quello di riuscire a coinvolgere le comunità locali nella creazione di una struttura simile a un gruppo di azione locale nel settore della pesca, come esistono all'interno delle politiche dell'Unione Europea, che comprenda tutti i soggetti attivi in questo tipo di politiche, dagli enti pubblici territoriali fino ai pescatori, passando per le associazioni e tutti i gruppi di interesse, riuscire a attivarli, a creare quindi una struttura simile ad un flag in queste aree del nord del Mediterraneo, in particolare in Tunisia, e a costruire insieme a questi soggetti portatori di interessi una sorta di strategia locale per la creazione di progetti innovativi nel settore della Blue Economy. Si rivolge principalmente ai pescatori e a tutte le associazioni e tutto il mondo produttivo che ruota intorno alla pesca e ai settori collegati alla pesca, senza tralasciare anche gli attori pubblici. La nostra esperienza, l'esperienza che abbiamo svolto qui in Toscana, dove il pescaturismo e il ittiturismo è già attivo da circa 20 anni. L'esperienza che abbiamo portato noi in Corsica e in Tunisia è stata importante. È stato importante perché è stato uno scambio di opinioni, uno scambio di esperienze tra quello che facciamo noi e quello che fanno loro. Chiaramente la diversificazione dell'attività di pesca attraverso il pescaturismo e l'ittiturismo ci consente di integrare il reddito, ma non solo nel pescaturismo e l'ittiturismo, anche con la trasformazione dei prodotti ittici, con la commercializzazione, con la vendita diretta. Quindi diciamo è stato uno scambio di esperienze a tutto tondo che ha fatto crescere, penso, sia noi che loro. I risultati che si era posto questo progetto erano sostanzialmente quelli di creare due strutture simili a un gruppo di azione locale nelle due comunità di El Awaria e di Tabarka in Tunisia e anche un gruppo di azione locale nel settore della pesca in Corsica. Sono state elaborate anche delle strategie territoriali e all'interno di queste strategie sono stati individuati 3 temi fondamentali. Il primo tema è quello della diversificazione delle attività della pesca. Il secondo tema è quello della valorizzazione delle risorse legate alla terra, allo sviluppo rurale e al mare, quindi all'economia blu. E il terzo tema è quello della valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale delle aree della pesca. Attorno a questi 3 temi sono stati poi individuati, attraverso un processo partecipativo locale, alcune idee progettuali che hanno beneficiato di una fase di accompagnamento. Il progetto, per come è stato pensato, prevedeva un Afterlife Sustainability Plan, quindi abbiamo pensato teoricamente a un suo futuro e a una capitalizzazione. E solo in teoria è stata pensata questa capitalizzazione, è stato possibile poi realizzarla concretamente grazie al fatto che l'idea progettuale era stata condivisa prima tra i partner e poi anche condivisa dalle comunità locali nelle rispettive aree coinvolte. Da questo progetto sono nati altre 2 esperienze progettuali. Una è la tematica della valorizzazione dei prodotti della terra e del mare, dalla quale è scaturito un progetto Erasmus che vede coinvolti tra gli altri il Farmaremma, Petra Patrimonio Corsica, che era uno dei partner del progetto Ensemble, insieme ad altri partner di altri paesi. Un'altra idea progettuale che ha scaturito il progetto Ensemble è Reboot Med, un progetto che è finanziato dal Fondo Europeo per la Pesca e gli Affari Marittimi e vede come partner il Farmaremma, Petra Patrimonio Corsica, il partner tunisino ed altri partner dell'area West Med. In Tunisia sono stati incubati e sono stati accompagnati un
progetto che riguarda la creazione di un percorso sottomarino legato anche alla ricchezza del corallo che esiste nella regione di Tabarca, e un progetto a El Awaria che invece riguarda la creazione del Museo del Mare, mentre per la Francia è in programma la realizzazione anche nella città di Propriano di un museo delle tradizioni marinare. Il Flag Costa degli Etruschi è stata un'esperienza importante per il comune di Castiglione Pescaia, perché per la prima volta si approdava a questa tipologia di attività, con la quale abbiamo potuto metterci in rapporto con altre realtà che potevano avere i nostri stessi problemi, e soprattutto ci siamo rapportati con realtà ai quali abbiamo potuto dare anche dei nuovi input. Penso al Castiglione Plastic Free. Nel 2019 il nostro territorio è diventato plastic free, ha fatto ordinanze, soprattutto ha messo in atto situazioni come il Sea Bin, che è il cestino di raccolta dei rifiuti, e il drone del mare, che va a ripescare i rifiuti all'interno dei porti, e ci ha aiutato a fare un nuovo collegamento tra il mare e la terra. Grazie al rapporto che abbiamo ormai da alcuni anni con la Rete Europea della Pesca, è stato possibile conoscere questa opportunità offerta dal Fondo Europeo per la Pesca. Quindi proprio questo bando, che era indirizzato ai FLAG come capofila, ci ha permesso di costruire intorno alla nostra idea iniziale di progetto di cooperazione con territori del nord del Mediterraneo il progetto Ensemble. Il vero fattore di successo di un progetto è la partecipazione attiva e il coinvolgimento delle comunità locali. Solo quei progetti che partono dalle comunità locali, dai loro bisogni, dalle loro necessità, che sono accolti e che sono anche sostenuti dalle comunità locali, possono vivere anche dopo la conclusione di un progetto. Perché non è semplicemente l'idea di un partenariato che si realizza, ma è in realtà l'idea di un'intera comunità che lavora con un obiettivo comune. Comunità locali, cooperazione, scambio di esperienze.